Buonasera agli ascoltatori della Finanza sul Web. Ringraziamo tutti per il grosso seguito che stanno avendo queste trasmissioni e ringraziamo Andrea Cionci che anche oggi è qui con noi. Grazie a voi e buonasera a tutti gli ascoltatori. Iniziamo leggendo qualche commento del pubblico. Alessandro Tandur ti fa i complimenti per l'analisi che è perfetta, ma si chiede perché a reti unificate Urbi e Torbi Papa Benedetto non ha lanciato al mondo questa grande cospirazione. Sì, dunque a questa obiezione ho risposto in un articolo di qualche tempo fa sul Libero intitolato "Tutto quello che avreste voluto sapere su Papa Benedetto e non avreste mai osato chiedere". In questo articolo, facevo un piccolo glossario di risposte alle domande più comuni. Quindi, secondo il nostro ascoltatore, Papa Benedetto avrebbe potuto dire al microfono durante l'Angelus in Piazza San Pietro: "Guardate, non mi fanno più governare, non mi ubbidiscono più", eccetera. Ora, questo è un atteggiamento decisamente poco rituale per un pontefice e per un capo di Stato, ma soprattutto non avrebbe avuto il minimo effetto, perché se noi pensiamo a quello che dichiarò nel 2020, se non ricordo male, lo stesso Papa Benedetto, dicendo "mi vogliono silenziare", e questo avveniva nel 2020, cioè 7 anni dopo le sue presunte dimissioni, quando era già in sede impedita da 7 anni. Questa dichiarazione scioccante ha avuto un risalto minimo sui giornali, assolutamente vi avranno prestato attenzione un paio di testate, così, ma poi la faccenda è passata direttamente in cavalleria. Quindi noi dobbiamo ritornare al contesto del 2013, con tutto il mondo, tutti i media contro Papa Benedetto. Se lui avesse fatto una dichiarazione del genere durante l'Angelus, sarebbe stata presa come una uscita senile, così come una boutade, e non vi avrebbero prestato attenzione, quindi sarebbe stato perfettamente inutile. Inoltre, siccome con Vatilix 1 era uscito anche un cosiddetto Mordkomplott, cioè un complotto per farlo fuori, probabilmente gliel'avrebbero fatta pagare. Benedetto XVI sarebbe morto e in quel caso oggi noi avremmo un Bergoglio legittimo o un altro modernista con le carte in regola per essere papa. Invece, come sappiamo, Benedetto XVI non ha abdicato, si è ritirato in sede impedita, è rimasto l'unico papa e quindi Bergoglio è antipapa e si è scismato da solo. C'è Lucio che invece fa un'altra critica, dice: il silenzio di Ratzinger è l'assenso di Bergoglio. Come rispondiamo? Beh, il silenzio di una persona rapita e sequestrata come può essere considerato un assenso ai propri sequestratori? Il fatto, il canone 412, che individua proprio la situazione di sede impedita, prevede esplicitamente l'impossibilità del vescovo, in questo caso del Papa, di comunicare e di esprimersi liberamente. Quindi il fatto che Papa Benedetto in sede impedita non dichiari in modo esplicito, in modo gridato la sua situazione, è dovuto allo status particolarissimo nel quale egli si è autoesiliato. Quindi noi non sappiamo in che misura egli sia effettivamente impedito nel comunicare, nell'esprimersi, ma sicuramente per mantenere quello status egli è costretto a utilizzare quello che ho individuato come codice Ratzinger, cioè un sistema di comunicazione velato per farci capire la sede impedita. Ma alcuni vedono questo codice Ratzinger, criticano proprio il codice Ratzinger in quanto scorretto in un certo senso. Io te li leggo velocemente. Ratzinger avrebbe potuto benissimo spiegare la sua scelta, avrebbe impedito il conclave e l'elezione illegittima di Bergoglio. Se Ratzinger ha usato il suo codice, ha comunque mentito ai fedeli. Questo non è etico né teologico, credo, e così via. Beh, appunto, io cito sempre
quell'episodio di cronaca della donna che era sequestrata dal suo convivente. Questa signora intelligentemente chiamò i carabinieri, ma per non farsi scoprire dal convivente che la picchiava, chiamò i carabinieri ordinando la pizza. I carabinieri intelligentemente colsero subito la larvata richiesta d'aiuto e mandarono una volante e arrestarono l'energumeno. Ora, secondo questa logica di questo ascoltatore, anche la signora che ha chiamato i carabinieri ordinando la pizza sarebbe stata sleale verso il suo sequestratore. Mi sembra un discorso un po' forzato, naturalmente. Quindi Papa Benedetto ha messo in pratica questo progetto che ha definito piano B della sede impedita, per dare modo ai suoi persecutori di rovinare. Se il Papa Emerito ha ricevuto la lettera con devozione filiale e commosso per questa devozione filiale il sommo pontefice benedice la signora, vuol dire che il Papa Emerito è il sommo pontefice, ed ecco per quale motivo Benedetto XVI non ha mai cambiato il proprio stemma pontificio, perché lui è il Papa, quindi non ha bisogno di nessun nuovo stemma da Papa Emerito, perché non c'è bisogno di modificare assolutamente nulla. Andrea, la scorsa puntata parlavi dei costi dell'antipapato e hai fatto l'esempio di San Marino, dove l'aborto al 9° mese è passato tranquillamente. Questo può accadere nel momento in cui c'è un antipapa che caldeggia magari questo tipo di cose, ma sotto un papa non sarebbe mai potuto accadere, mi sembrava di aver capito. Quali sono gli altri costi di questo antipapato? Sì, dunque il discorso si riferiva al fatto che gran parte dell'alto clero, anzi praticamente tutto l'alto clero galleggia in una dimensione limbica di attesa, non si sa che cosa aspettino, probabilmente che la natura faccia il suo corso e che Bergoglio esca di scena. Questo attendismo però, mentre il vero Papa è in sede impedita, come giustamente sottolineavi, ha dei costi. Uno dei costi più cruenti è stata per i cattolici, è stata la sconfitta al referendum pro aborto nella Repubblica di San Marino. Aborto al 9° mese, consentito anche al 9° mese, come nei più efferati stati abortisti americani, come lo stato di New York per esempio. Bergoglio avrebbe potuto facilmente evitare con un semplice pronunciamento la sconfitta del no all'aborto a San Marino, che è diventata un'isola eugenetica in Italia, dove i nostri concittadini italiani potranno andare a effettuare comodamente l'aborto al 9° mese a San Marino. Quindi di questo attendismo adesso faranno le spese dei feti o dei bambini già perfettamente formati, come quelli che sono di 9 mesi. Ma oltre, diciamo, la cruenta conseguenza di questa vicenda, è in corso tutto un processo di dissoluzione dell'apparato ecclesiastico. C'è uno smantellamento continuo per l'infaticabile opera di Bergoglio, che sta distruggendo pezzo dopo pezzo la Chiesa Cattolica. Pensiamo a quello che sta facendo con l'Ordine di Malta, per esempio. Tutto ciò che è tradizione, identità, cultura cattolica viene distrutto, manomesso o programmato per l'autodistruzione, perché uno degli elementi prediletti di Bergoglio è quello di innescare processi. Lui infatti sta innescando dei processi di autodistruzione. Mi piace immaginarlo come un ognomo all'interno della cassa del Big Ben che si diverte a sregolare delle rotelline impercettibilmente, piccoli movimenti, piccoli gradi, eccetera, in modo che nel grande orologio cattolico il tempo produrrà dei disastri tali per cui l'orologio segnerà un'ora diversa, non solo diversa, ma probabilmente anche esattamente opposta a quella che dovrebbe essere l'ora esatta. In tutto questo abbiamo le vocazioni a zero, annichilite,
perdite economiche, disastri economici, perché bisogna ricordare che Bergoglio si è circondato di personaggi innominabili, addirittura uno sta per affrontare un processo per pedofilia, abusi sessuali, eccetera, che lo condurrebbe in galera per 10 anni, mandato di cattura internazionale. E questo monsignore, di cui non farò il nome ma potete andarvelo a cercare, è stato posto in uno dei dicasteri e dei ruoli chiave più importanti della Chiesa Cattolica. Bergoglio si circonda di questi personaggi super ricattabili perché sono delle marionette assolutamente obbedienti nelle sue mani, perché chiaramente basterebbe un soffio e sarebbero polverizzati. Ecco perché sono dei perfetti esecutori dei suoi ordini. Quindi, signori, voi continuate ad aspettare, i bambini nel frattempo vengono fatti a pezzi col forcipe, ci sono derive bioetiche dovunque, il nuovo ordine mondiale per stessa ammissione di Bergoglio, vedasi intervista al quotidiano La Stampa del 13 marzo 2021, la crisi sanitaria non va sprecata ma utilizzata per impiegare un nuovo ordine mondiale. Noi continuiamo ad avere il Green Pass dal membro della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, il dottor Draghi. Non si capisce perché adesso anche i liberali si stanno rendendo conto: ah, ma come è finito il Covid? Ma come mai rimane il Green Pass? Ma come mai? Chissà, non è che forse magari quei complottistoni che dicevano che l'importante non era sconfiggere il Covid ma dotare tutti di un passaporto digitale elettronico, poteva essere quello il sistema? No, non se la fanno questa domanda. Vabbè, lasciamo che tutto faccia il suo corso. Beh, per raccordarmi a questo discorso, io ho letto che il 15 di febbraio, quindi pochissimi giorni fa, il Papa ha trasferito ai vescovi delle competenze che fino al giorno prima erano riservate alla Santa Sede. Quindi con un motu proprio Francesco ha stabilito che gli ordinari della chiese locali potranno intervenire nella gestione di seminari, nella formazione sacerdotale, nella scrittura dei catechismi e in altri settori senza chiedere l'approvazione del Vaticano. Questa è una novità di pochissimi giorni fa. È una cosa importante? Ma fa parte naturalmente di quel processo dissolutorio innescato da Bergoglio, perché dietro tutte queste belle parole, dietro queste presunte apparenti ottimizzazioni, non c'è altro che la demolizione con cariche esplosive di tutto l'apparato gerarchico, piramidale, centralizzato della Chiesa Cattolica, che era assolutamente funzionale, che è rimasto funzionale per 2000 anni, perché la centralizzazione del potere, secondo un sistema, diciamo, militare feudale, è un sistema assolutamente efficiente, e Bergoglio lo sta democraticizzando sull'onda delle pseudo conquiste del concilio. Lo vuole addirittura femminilizzare, perché, con tutto il rispetto per le signore ascoltatrici, ma l'inserimento in questa gerarchia maschile militare di elementi femminili assurti diciamo in ruoli che erano tradizionalmente maschili, procurerà dei grossi contraccolpi. Perché? Perché cambia completamente la mentalità. Il mondo femminile segue delle logiche, delle dinamiche che appartengono al mondo femminile. Per questo gli ordini femminili, le monache, le suore hanno sempre fatto vita a parte, hanno avuto un'autorità a parte con le loro badesse, le loro sante, i loro ordini, ma non si sono mai sovrapposte a quella che era la gerarchia feudale militare di stampo precipuamente maschile. Quindi Bergoglio, sempre con queste foglie di fico del pauperismo, dell'efficienza, dell'accoglienza, del portare, dell'avvicinarsi agli ultimi, sempre con queste solite scuse, sta disgregando pezzo per pezzo tutto l'apparato strutturale della Chiesa Cattolica. Quindi quest'ultimo provvedimento non può che inserirsi
in questo progetto, in questo macro progetto. Di buono c'è che tutte queste cose saranno spazzate via quando verrà fuori la sede impedita, perché Bergoglio, Papa Francesco, non è mai esistito, non è mai esistito. Quindi tutto quello da lui fatto sarà cancellato in una combustione escatologica, per così dire. Per concludere, Andrea, molti ti fanno i complimenti per il tuo lavoro eccezionale, intrigante, lucido, addirittura c'è uno che ha detto: ma che vuoi diventare santo? Ma il centro del problema è come lo risolviamo questo problema, tutti chiedono. Quale potrebbe essere la soluzione? Perché le tue dimostrazioni logiche potrebbero non sfondare mai questa barriera di una nicchia di persone un po' competenti, un po' interessate all'argomento. Dunque, una premessa sulla mia inchiesta. Siccome qualche contestatore ha insinuato velenosamente che io ruspassi in questo complottismo presunto per guadagnare, devo specificare il fatto che sia su BioBlue che su Libero questa inchiesta io l'ho curata in modo assolutamente gratuito, d'accordo? Quindi ho perso anche del lavoro, delle collaborazioni per questa cosa qui, mi espongo a dei rischi ben immaginabili e io questa cosa la faccio per una forma di dovere etico giornalistico e anche per una questione di sopravvivenza come cittadino italiano, perché se sparisce il cattolicesimo romano sparisce l'Italia, spariamo noi. Detto questo, che cosa si può fare? Innanzitutto far conoscere la verità. La verità è molto semplice, il Papa è uno solo, è Benedetto XVI, perché non ha abdicato, ma si è ritirato in sede impedita. Bergoglio è un antipapa e un usurpatore. Punto. Questo è dimostrato in un'inchiesta di 60 capitoli che troverete raccolta su BioBlue e raccolta a livello audio nelle nostre interviste qui con la finanza sul web. Sul Libero sono presenti tutti gli altri articoli a corredo della questione, quindi chi vuole sapere sa tutto. Si segue il mio account Twitter Cionci Andrea e troverà tutti gli aggiornamenti, qualsiasi cosa voglia sapere. Quindi fate circolare questo materiale, è gratis, è l'unica cosa che potete fare. Utilizzate i social per far circolare questi articoli, queste interviste. Poi mandatele soprattutto ai vostri sacerdoti, ai vescovi, ai cardinali. Se avete delle intuizioni, del materiale da condividere, come già stato fatto da tanti lettori bravissimi che mi hanno mandato delle cose stratosferiche, eccezionali, come quella lettera di quella signora in cui si diceva che il Papa Emerito era il sommo pontefice, insomma, prove inconfutabili del genere. Scrivete a codiceratzinger@libero.it. Per esempio, proprio grazie alla finanza sul web, qualche tempo fa il direttore dell'annuario della nobiltà italiana, uno dei massimi esperti di diritto dinastico al mondo, mi ha contattato su codiceratzinger@libero.it e mi ha fatto capire che quel sistema Munus Ministerium Ratzinger l'aveva tratto dal diritto principesco tedesco. Quindi questa, signori ascoltatori, è la prima inchiesta partecipata della storia e veramente sono arrivati una miriade di input da parte vostra, ma soprattutto, oltre a fornire al sottoscritto queste vostre intuizioni e documenti e conoscenze, fate conoscere l'inchiesta al clero, basso clero e alto clero, perché la cosa fondamentale è che si deve esercitare una pressione sull'alto clero, in particolar modo i cardinali, perché loro possano poi dare delle risposte, anche, diciamo, voglio dire, in modo legittimista di Bergoglio, nel senso che un cardinale un giorno potrebbe dire: beh, adesso basta con queste vociferazioni sulla validità di Papa Francesco, facciamo una bella indagine canonica così vi toglieremo ogni dubbio. Allora, come fa Bergoglio a scomunicare un cardinale che proponga un'indagine risolutiva che metta al riparo Papa Francesco da ogni critica, da ogni dubbio, no? Quindi è nell'interesse
degli stessi cardinali, poi fare in modo che il prossimo Papa non abbia diciamo, spade di Damocle, perché se loro vanno al prossimo conclave con 70 cardinali dubbi, invalidi, viene fuori un altro antipapa, anche il prossimo antipapa si sentirà dire che non è un vero papa, che non è legittimo, eccetera. Quindi questa storia, se non avete nulla da nascondere, va risolta in modo chiaro, una volta per tutte. E questo i fedeli lo devono pretendere perché loro hanno versato miliardi di euro in offerte, in lasciti testamentari, in donazioni, in 8 per 1000 al clero. Il clero deve dare delle risposte. Ma stiamo scherzando? Oh, qui c'è un papa che non è il papa, un papa impedito e nessuno dà delle risposte. Stiamo scherzando? Poi scrivete ai giornali, scrivete alle televisioni. Perché state facendo finta di niente su una cosa così gigantesca? Perché nessuno risponde a quel giornalista, ma tutti fanno finta che non esista, eppure tutti sanno che esiste questa inchiesta perché è il segreto di Pulcinella? Quindi, probabilmente, ma io non sono in grado di darvi delle certezze, lo stesso Papa Benedetto a un certo punto darà un input molto chiaro, ma dobbiamo stare attenti perché se si continua con questa indifferenza mediatica, anche se lui darà questo input, lo faranno passare in cavalleria e andranno avanti come treni a fare il prossimo antipapa. E quindi si risale sulla giostra un'altra volta dopo Bergoglio, con Giovanni XXIV. Ecco, io parlo spesso di una vera crociata dei piccoli, perché ci sono tante persone sui social, nella vita normale, che divulgano queste verità, che spargono il verbo, come si suol dire, spargono il seme di questa verità. Dobbiamo ringraziare canali come La Finanza sul Web, anche Radio Libertà ha fatto delle interviste, anche Roma Hit con il collega Mirko Ciminiello ha affrontato questi discorsi, per non parlare di BioBlue che ha consentito proprio l'estrinsecazione e il riordino di tutta l'intervista. Anzi, vi posso aggiungere che presto ci sarà un progetto univoco di chiarificazione di tutta questa storia che sarà facilmente a disposizione dei lettori. Quindi, che siate laici o che siate credenti, mobilitatevi, perché qui si tratta della vostra vita, del vostro futuro, del futuro dei vostri figli. Ci sono all'orizzonte delle rivoluzioni antropologiche, sociali, morali pericolosissime. E quindi per una sola questione di sopravvivenza io vi prego di impegnarvi. Tu fai un discorso laico, l'italianità è garantita dal cattolicesimo in qualche modo. Certo, è la nostra anima culturale, come, che ne so, il buddismo, lo shintoismo è l'anima culturale dei giapponesi. Allora, se ai giapponesi gli togli shintoismo e buddismo, se gli togli l'imperatore, se l'imperatore domani va a mangiare i ramen con l'ultimo operaio dalla catena di montaggio giapponese, è chiaro che si perdono secoli, millenni di storia, di identità, di culture che sono fattori aggreganti. Poi magari ti può anche stare antipatico l'imperatore del Giappone se sei giapponese, però come diceva Benedetto Croce, noi non possiamo non dirci cristiani, perché tutto la nostra mentalità, il nostro buonsenso, quello che noi chiamiamo buonsenso, cioè una forma di ragionevolezza intuitiva, deriva da una mentalità cristiano-cattolica. E se noi oggi possiamo campare di rendita sui nostri tesori artistici, signori miei, lo dobbiamo a una società patriarcale, cattolica, aristocratica che ha costruito e finanziato meraviglie assolute dell'architettura, dell'arte, che oggi costituiscono una delle nostre principali fonti di guadagno e di sussistenza. Quindi non sputiamo nel piatto dove mangiamo. Cattolici o non cattolici, l'identità cattolica è consustanziale all'identità italiana. E lo vedete per esempio nella vita di tutti i giorni. Se voi per esempio non vedete di buon occhio l'invasione di immigrati clandestini, se vi hanno rubato in casa, eccetera,
Questo deriva in parte anche da questo assurdo, inversivo concetto di accoglienza, promanato da un personaggio come Bergoglio, che non è il Papa. Quindi anche voi nella vita di tutti i giorni, anche se siete atei, la vostra vita di tutti i giorni è influenzata dal fatto che sul trono di Pietro siede uno che non ne ha diritto. Bene Andrea, grazie. La prossima volta approfondiremo un po' la questione dei Dubbia, visto che abbiamo parlato di Brandmüller, e affronteremo un po', come ti anticipavo, il terzo segreto di Fasima, il 61, Malachi Martin e tutta quella fase. Ne parliamo la prossima volta. Grazie. Molto volentieri. Grazie a voi, tanti. grazie a tutti. Pronto? Pronto? Buonasera, Don Minutelli. Sia lodato Gesù Cristo, prego. Sempre sia lodato. Sono Enzo da Reggio Calabria. Prego. Enzo hai Allora, detto. sì. Allora, io praticamente volevo chiederla, siccome io fino a qualche tempo fa andavo a messa qui in una chiesa dove un sacerdote fa la messa tradizionale, però non nomina il nome del Papa. Grave. Io gli ho chiesto in comunione con quale Papa è. E lui mi ha detto che non c'entra niente questo fatto, perché anche quando muore un Papa, allora la messa dice cos'è, non è valida. Mamma mia. E io praticamente non so più che non sto andando e l'ho aspettato proprio oggi per chiamare lei, Sì. per avere un chiarimento, insomma, per vedere come... Certo, figliolo caro, certo. Sì, ti rispondo volentieri e ti benedico con tutto il cuore, ma guarda, hai fatto bene a dire al tuo parroco, hai tutto il diritto di sapere dal tuo parroco con chi celebra. Il tuo parroco fa il furbo, come fanno tanti preti oggi, i quali sono stufi di Bergoglio, i quali hanno capito che Bergoglio non è il Papa, sotto sotto sono anche estimatori di Don Minutella molti, ma non si vogliono esporre. Allora, non se la sentono di dire in unione con il nostro Papa Francesco, ma neanche riescono a dire apertamente in unione con il nostro Papa Benedetto, perché nel tempo del dialogo, della misericordia, dei ponti e non dei muri, scattano immediatamente le condanne. E quindi i preti, si dice dalle mie parti, si connortano in siciliano, cioè cercano di trovare il bandolo della matassa, cioè di non essere presi di mira, e si terrorizzano. Provate a vedere se vi sbaglio, si terrorizza. Se un fedele o una fedele, soprattutto che è un parrocchiano praticante, dovesse andare in sagrestia a chiedere al parroco: padre scusi, ma lei in unione con chi celebra? Quello ti scappa, ti dice che è arrivato un impegno urgente e sta andando da un moribondo, il moribondo è lui. Hanno paura della verità. Però sono messi con le spalle al muro, perché il mese prossimo sono 9 anni di impostura vergognosa per Bergoglio, perché è un uomo di chiesa che tra i peggiori che siano mai esistiti. Lutero fa molta meglio figura rispetto a lui, almeno se n'è andato e ha distrutto da fuori, invece questo è dentro. Ma la vergogna è anche per gli Unacum, per tutti quelli che domattina e domani pomeriggio torneranno a salire all'altare ostinatamente a dire in unione con il nostro Papa Francesco. La soluzione sta nel non andare più. Guardate che non vi mancherà nulla. Voi che siete arrivati da poco e state scoprendo la verità, dunque fate così, provate a chiedete nelle segreterie di Radio Domina i numeri telefonici dei referenti regionali, perché l'unione fa la forza, e parlate con gente. Io potrei fare nomi di tutta Italia, più o meno io ne posso individuare una cinquantina in tutta Italia che sono della prima ora e sono rimasti fedeli. Bisognerebbe che quelli che siete arrivati da poco parlaste con loro. E allora, parlando con loro, vi accorgereste che non manca l'andare in chiesa, anzi, perché andandoci uno fa il fegato marcio, non ci abbandonare nella tentazione, manda la rugiada, ora rugiada scendi, e che è l'umido, e che non lo so io, che è rugiada, ma non so, e poi l'unione con il nostro Papa Francesco. Allora uno poi ci sta male. Invece tutta questa gente che da un paio d'anni ormai se ne rimane a casa e segue la messa in diretta su Radio Domina, si sorbisce
una penitenza di 40-50 minuti la domenica di omelia, però stranamente o siete masochisti o so predicare bene io, comunque sia, ho visto anche che grazie a Dio Don Enrico non si intimorisce riguardo alla vastità delle omelie, bene, così ci si tiene in allenamento e si va avanti come piccolo resto in unione con Papa Benedetto XVI, coi sacerdoti, in unione con Papa Benedetto XVI, sì, giusto, con i sacerdoti, non di laici, mistici, di laiche papesse che stanno insinuando che si può fare a meno dei preti e che noi laici stiamo con Papa Benedetto XVI. Questa è un'insidia satanica interna al piccolo resto, stiamo attenti, Cioè, ci avete 2 preti, speriamo ne arrivino altri, ma 2 possono bastare. Guardate, io quando penso a Don Enrico Bernasconi dico questo. San Domenico di Guzman, fondatore del glorioso ordine dei predicatori, cominciò da solo a predicare contro gli eretici albigesi in Francia, i catari, siamo nel XIII secolo, e certo si poteva scoraggiare, fondò un ordine di suore, perché prima nacquero le suore, e lui quando era scoraggiato li andava a trovare. E loro, le suore, dicevano: non ti preoccupare padre, noi preghiamo per te e vedrai che prima o poi arriverà. Non arrivava nessuno. Poi finalmente ne è arrivato il primo, che lo ha collaborato, no? E quando poi lui era contento, perché per tanto tempo era rimasto solo, quindi gli è arrivato un altro, gli sembrava il paradiso. Quell'altro invece si è scoraggiato, dice: ma siamo solo noi 2. E San Domenico diceva: se noi 2 saremo di fuoco, salveremo la Chiesa. Capite? Basta che 1, 2 preti sono nella verità, apertamente, perché in unione con Papa Benedetto, che è il vicario di Cristo in terra, mentre l'altro è uno showman, che cerca la ribalta e i numeri, perché alla massoneria interessa avere come si dice, l'indice di gradimento delle masse. Per loro è solo questo. Ma quale anime? Ma quale vita eterna? Ma quale conversione? Ma quale preghiera? Ma quale? A loro interessa guardare gli exit, come si chiamano quelle cose lì? Come si chiama? Lo share. Stasera Bergoglio è a Rai 3, no? Lo share, bisogna che risalga lo share perché Bergoglio è impicchiata, e a loro interessa questo perché è una messiscena. Bene, facciano come credono. Ci sono 2 preti, piccolo resto, avete 2 preti, state attenti a tutti quelli, a tutte quelle che subdolamente come i serpenti fanno intendere che no, siamo noi laici, possiamo andare avanti. Questa è proprio un'opera del diavolo che vuole sottrarre a Don Enrico e a Don Minutella, Don Enrico Bernasconi e Don Minutella, il governo del piccolo resto cattolico in unione con Papa Benedetto XVI. Non ci mettete piede nella falsa Chiesa. Se credi nell'informazione libera e vuoi sostenere il nostro canale, vai in descrizione e troverai tutti i link per dare il tuo contributo.